Vorresti imparare a realizzare questo segnalibro davvero carino che puoi tenere per te oppure puoi regalare a una persona speciale. Per questo progetto ho utilizzato il filato Drake della Tessiland con l'uncinetto numero 4. Per questo video volevo utilizzare invece sempre della Tessiland il filato Igi perché ho questo avanzo di gomitolo e utilizzerò l'uncinetto numero 3,5. Entrambi sono filati 100% cotone, l'unica differenza è che il Drake è ecologico, ma hanno la stessa lunghezza e lo stesso peso, 50 grammi per 125 metri. Partiamo con il cappio. E realizziamo catenelle per un multiplo di 2 più 5. Io realizzerò 28 catenelle più 5. In questo modo ho realizzato un totale di 33 catenelle. Andremo a lavorare sulla parte dietro delle catenelle dove si sono formate queste asole. Come puoi vedere qui ci sono delle asole e noi dovremo entrare in questi punti. Carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda catenella nella parte dietro e facciamo uscire il filo. Entriamo ancora nella successiva, ancora in quella dopo e ancora una volta entriamo e facciamo uscire il filo. Dovremo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole sull'uncinetto. Carichiamo il filo e chiudiamo tutte e 6 le asole e poi facciamo una catenella. Ora dovremo entrare nello spazio che si è creato poi dobbiamo entrare nella costina più a sinistra che si è formata dai punti che abbiamo realizzato. Dobbiamo entrare in questa costina qui, prendere il filo e uscire. E entriamo anche nelle 2 catenelle successive, quindi in questa e in quella successiva. Di nuovo dovremo avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e chiudiamo, più una catenella. E dobbiamo ripetere questo procedimento fino alla fine del giro. Per creare l'ultimo gruppo di punti dovresti rimanere con 2 catenelle e quindi ripetiamo lo schema entrando nel primo spazio, nella costina più a sinistra, nel secondo spazio e nelle 2 catenelle successive. E chiudiamo tutto più una catenella e il primo giro è finito. Giriamo, facciamo una catenella e in questo primo, chiamiamolo occhio, andiamo a creare un punto basso.
Nel prossimo punto, dove abbiamo queste due costine, andiamo a creare un altro punto basso e ora in ogni occhio che abbiamo formato andiamo a creare due punti bassi. Quindi entriamo in questo primo occhio e creiamo due punti bassi. In quest'altro occhio, di nuovo due punti bassi. In questo modo andiamo a creare il bordo per chiudere il nostro segnalibro. E continuiamo fino alla fine. Arrivati nell'ultimo occhio, chiudiamo nel punto successivo, qui, con un punto bassissimo. E abbiamo formato la prima parte del nostro segnalibro. Ora andiamo a creare il cuore e le catenelle. Qui possiamo tagliare e chiudere con un nodo. Andremo poi a nascondere il filo con un ago da lana. Lo schema del cuore è molto semplice, ma puoi anche decidere di realizzare un piccolo fiore o una piccola stella. Sul mio canale, nella sezione degli shorts, puoi trovare lo schema sia del cuoricino che della stella che del fiore. In questo video ti mostro lo schema del cuoricino. Iniziamo con un anello magico più 2 catenelle. Dentro l'anello dobbiamo fare 3 punti alti doppi. Quindi dobbiamo caricare 2 volte l'uncinetto, entrare nel cerchio, nell'anello. Avremo 4 asole sull'uncinetto, chiudiamo le prime 2, chiudiamo altre 2 e chiudiamo le ultime 2. Questo era un doppio punto alto e ne dobbiamo fare in totale 3. Continuiamo con 3 punti alti. Una catenella, di nuovo un punto alto doppio, una catenella, 3 punti alti, e 3 punti alti doppi.
Stringiamo il cerchio e finiamo con 3 catenelle che andremo a chiudere dentro il cerchio con un punto bassissimo. Facciamo una catenella e stringiamo bene e abbiamo formato il nostro cuoricino. Ora dovremo fare queste catenelle per agganciarci al resto del segnalibro. Io qui ne ho fatte 20, puoi decidere di farne di più o di meno a seconda della lunghezza che desideri. Una l'ho già fatta. Riprendiamo il nostro segnalibro e dobbiamo agganciarci nella parte finale dove abbiamo concluso il progetto. Qui è dove abbiamo iniziato e qui dove c'è la punta è dove abbiamo finito. Noi dobbiamo agganciarci esattamente qui. Entreremo nel punto centrale. Abbiamo sempre la nostra fila di catenelle sull'uncinetto. Teniamo il segnalibro con la punta rivolta verso l'alto e dobbiamo entrare nel punto centrale. Avviciniamo, prendiamo il filo, usciamo, spostiamo dietro le catenelle e chiudiamo facendo un punto bassissimo. Tiriamo un po' il filo, tagliamo e facciamo il nodo. Abbiamo finito il segnalibro con il cuore e non ci resta che nascondere questi fili utilizzando l'ago da lana. Basta entrare nel retro di ogni punto che abbiamo creato e poi fare un nodo. E tagliare. Così per tutti i fili. Per questo tutorial è tutto, se non l'hai ancora fatto ricordati di iscriverti al canale per non perderti altri tutorial di progetti facili e veloci come questo. Spero di vederti nel prossimo video.